Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche e affettive per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte andremo a vedere i movimenti principali in blocco, mentre nella seconda parte andremo a vedere i movimenti energetici scanditi mese per mese. Bene? Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda parte del 2022. Il matto. Periodo di nuovi inizi, amici del Capricorno. Il matto parla sempre di quella che è un'energia entusiasta, parla di quello che è la purezza d'animo, la fiducia anche nella vita. È un arcano numero 0, quindi come vi dicevo prima parla della chiusura di un ciclo e dell'inizio di qualche ciclo nuovo. Potrebbe trattarsi di nuove avventure per qualcuno, perché comunque il matto è quella persona che prende quelle poche cose che ha, le mette nel fagotto e parte per nuove avventure, appunto, senza pensare troppo alle conseguenze del domani. Parla anche di impulsività per qualcuno. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono di carattere generale. Potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete solo quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare l'ascendente o il segno lunare. In descrizione trovate un link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Basta aprire la tendina qui sotto. Bene, cominciamo con un principe di coppe, con un 2 di bastoni e con un re di coppe. Quindi, cari amici del Capricorno, nel caso non abbiate nessuno, potrebbe tranquillamente essere che in questa seconda parte del 2022 arrivi questo principe di coppe. Potrebbe essere un'offerta che vi fanno a livello appunto affettivo da parte di qualcuno a cui magari tenete, insomma. Oppure potrebbe essere proprio una persona nuova che comunque vi viene incontro per instaurare una relazione di tipo profondo. Sento che per molte persone ci sarà una maggior determinazione mentale, o una maggiore, come vi posso dire, fluidità nel agire. Ricordiamoci che abbiamo il matto. Il matto parla anche di quello che è l'impulsività, come vi dicevo prima. E avendo anche questo 2 di bastoni, sento che per molte persone ci sarà quello che è l'impulso a fare un'azione, ok? Terminerà, se vogliamo, l'insicurezza da parte vostra inerente probabilmente a una relazione, potrebbe anche essere inerente a questo principe di coppe. Magari qualcuno lo conosce già, ma nella seconda parte perché credo proprio di sì, e nella seconda parte del 2022 questa persona si farà avanti, magari paleserà quelli che sono i suoi sentimenti per voi. Abbiamo poi questo re di coppe. Il re di coppe fa riferimento o ad una persona che in questo momento, guardate, 2 di coppe, o ad una persona che in questo momento è presente nella vostra vita, che per voi è un punto di riferimento. Potrebbe essere un padre, potrebbe essere un fratello, uno zio, qualcuno che per voi comunque ha una certa influenza nella vostra vita. Oppure se non rappresentasse una persona, questo re di coppe mi fa pensare al fatto che in questa seconda parte dell'anno raggiungerete una sorta di emotività, di maturità emotiva, perché comunque il re di coppe parla sempre di una persona che è pienamente in contatto col proprio lato emotivo, quindi è una persona che sa riconoscere le proprie emozioni, belle e brutte. E questo è un po' l'energia che avrete in questa seconda parte del 2022.
avete un bellissimo 2 di coppe. Io qui credo che ci sia la possibilità per qualcuno di conoscere una persona, ehm, e appunto di iniziare questa nuova relazione. Vi faccio presente che il 2 di coppe è uscito sotto il cavaliere di coppe, quindi per molte persone si tratterà di scegliere, se iniziare o meno questa relazione, quest'unione, questo compromesso. Il 2 di coppe è una carta di fidanzamento anche proprio. Andiamo avanti, abbiamo la regina di denari. La regina di denari parla di un'energia che sa gestire molto bene quello che è tutta la parte materiale, diciamo, a propria disposizione. L'unica cosa è che è una regina che è un po' malinconica, questa regina di denari, perché è vero, ha tutto quello che vuole a livello materiale nelle sue mani, ma quando è ora di ricevere attenzioni piuttosto che favori, diciamo che gli altri spariscono. Questa è un po' l'energia della regina di denari, quindi c'è un po' una sorta di ehm, mi verrebbe da dire di amaro in bocca, ok? Perché probabilmente c'è qualche cosa che non riuscirete completamente a scambiare, mi verrebbe da dire, perché qui si tratta proprio della legge dello scambio. La regina di denari è una persona che dà molto, dà con il cuore, provvede comunque alle persone che sono intorno a lei, però quando è ora di chiedere aiuto praticamente è un'energia solitaria, nessuno si fa avanti. E quindi credo che la difficoltà potrebbe essere questa, no? Nel senso che se magari dovete valutare con questa persona o se iniziare questa nuova relazione, ecco, diciamo che probabilmente con questa regina di denari ci sarà un attimino un po' di punto di domanda per certi versi, anche se sento che forse è una cosa che riguarda di più la prima parte dell'anno che non la seconda. Nella seconda parte dell'anno io vi sento molto più decisi, a livello proprio di prendere iniziative. Nel caso abbiate qualcuno, vi dirò che comunque la relazione sta andando avanti bene, perché comunque abbiamo tante coppe, un 2 di coppe, abbiamo, guardate poi anche come finisce la stesa, bellissimo, un 10 di oro, di denari e la carta degli amanti. Quindi, ecco, la regina di spade, io credo che faccia riferimento ad una persona che potrebbe essere vicino a voi, ehm, che potrebbe in qualche modo darvi dei consigli utili su come affrontare questo tipo di situazione. Se non fosse una persona, potrebbe fare riferimento a quello che è la vostra determinazione mentale su quelli che sono i vostri obiettivi. La regina di spade è una regina che ha la spada alta, è sempre allerta, è pronta a tagliare quello che non serve più. E quindi vi sento molto con i sensi allerta, insomma, molto attenti in questa seconda parte del 2022. Quasi voleste programmare e organizzare tutta la seconda parte dell'anno, ma forse è un po' tipico del Capricorno perché sono molto, siete molto, come vi posso dire, incasellati non mi piace, però ordinati. E quindi sento anche un po' questa energia della regina di spade in questo senso, in questo periodo. Questo ordine mentale, questa pianificazione, anche un po' calcoli. mm? Guardate, le due donne, le due regine potrebbero anche essere davvero due donne, due figure femminili vicino a voi in questa seconda parte dell'anno. Per qualcuno potrebbero anche essere due figure diverse, quindi due potenziali cavalieri di coppe. Terminiamo la stesa con un 10 di denari e la carta degli amanti. Ma cosa volete di più dalla vita? Avete tre carte di armonia, di felicità, di amore corrisposto. Quindi sento che sarà davvero con questo matto una nuova fase nella vostra vita sentimentale, ok? Perché comunque, ripeto, finiamo con un 10 di denari che è la carta del compimento, è la carta dell'appagamento, è la carta che parla della famiglia felice fondamentalmente, ok? E la carta degli amanti
parla di amore corrisposto, di equilibrio, come vi dicevo prima, di armonia. Quindi ragazzi, la seconda parte del 2022 fino adesso direi che promette proprio bene. Avete delle belle carte e vedo tanto amore, insomma. Ok? Andiamo a vedere mese per mese come saranno i movimenti energetici. Io intanto vi ricordo che in questo caso il tempo è fluido, quindi se un avvenimento dovesse succedere secondo le carte ad agosto, potrebbe essere che per qualcuno di voi succeda a settembre o ottobre, oppure che sia già successo. Bene, andiamo a vedere mese per mese per gli amici del Capricorno che cosa li aspetta. Asso di denari, il sole. Abbiamo un 2 di bastoni che avevate già qui, la carta del carro, la carta della morte. Vediamo che altro. Perché comunque l'asso di spade mi dà da pensare che molti di voi abbiano verso luglio quello che è una nuova chiarezza mentale, ok? Potrebbe anche essere che l'energia che abbiamo qui della regina di spade, quindi questa energia un po' determinata, calcolatrice, organizzatrice, che porti quello che è la chiarezza mentale di cui ci parla l'asso di spade, ok? Quindi per qualcuno potrebbe anche fare riferimento a quello che è una verità, una cosa che si viene a sapere. Scusate. Una cosa che si viene a sapere che dà comunque quello che è la chiarezza mentale di cui parla l'asso di spade. Potrebbe essere magari una rivelazione che voi fate a qualcuno, che qualcuno fa a voi. Ok? E qui rivedo l'offerta del Cavaliere di Coppe, ma magari non è così per tutti a luglio. Ad agosto abbiamo la carta del Sole, quindi sento che ad agosto c'è una sorta di indecisione. Più che indecisione, come vi posso spiegare? C'è una sorta di esplosione, l'indecisione in questa carta in realtà. C'è una sorta di esplosione, di crescita, di abbondanza. Continua la chiarezza mentale di cui parlava l'asso di spade. Io credo che qui ci sia stata una sorta di, cioè ci sarà una sorta di conversazione con l'asso di spade che porterà veramente a quello che è la chiarezza mentale del sole. La carta del sole parla di genuinità, di bontà d'animo, questo è verso agosto. E sì, sento comunque un po' l'energia del matto legato a questo sole, ok? Perché anche il matto parla di purezza d'animo, di purezza di sentimenti, di purezza di intenzioni. A settembre vi vedo un attimino titubanti. Molte persone vorrebbero poter guardare avanti, vorrebbero comunque, ed è quello che rivedevo un pochettino qui, no? Ma probabilmente c'è qualche cosa che vi fa venire dei dubbi. Cioè, andiamo poi dopo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Diciamo che a ottobre finalmente prendete quello che è una decisione, farete una scelta. La carta del carro parla di un movimento, quindi potrebbe essere un viaggio, uno spostamento di tipo proprio fisico. Potrebbe essere per qualcuno un trasloco o semplicemente anche un viaggio di piacere. C'è uno spostamento comunque con questo carro e inoltre il carro parla anche di quello che è una decisione presa con successo. Quindi ci sarà quello che qui era in decisione, diciamo a settembre, ad ottobre sarà una scelta superata, ok? Abbiamo poi anche la carta della morte e qui sento che si tratta veramente, dopo questa decisione, di cambiare quelle che sono le carte in tavola con questa morte. Qui c'è qualcuno che si lascerà indietro qualche cosa che non serve più, magari un'attitudine, magari un attaccamento a qualche tipo di atteggiamento, piuttosto che di credenza limitante, piuttosto che di persona, perché la morte arriva anche per portare pulizia in quelle che sono le relazioni, ok? E la fine della stesa, quindi a dicembre abbiamo un 10 di coppe. Vi ricordo che qui avevate un 10 di denari. Sono due carte di compimento e il 10 di coppe è proprio la carta del compimento
affettivo, del compimento emotivo, della famiglia felice, dell'unione felice, ok? Quindi direi che si prospetta una seconda metà del 2022 non male per quello che riguarda l'amore, cari amici del Capricorno. Io lo dico sempre, le stese che guardo io sono delle relazioni affettive in generale, non è solo ed esclusivamente l'amore in senso romantico. Però considerato che abbiamo tutte queste carte, gli amanti, il 2 di coppe, il cavaliere di coppe e di qui abbiamo comunque il 10 di coppe e la carta del sole, sento che per molte persone sarà proprio strettamente romantica come tipo di stesa. Andiamo a vedere l'asso di spade per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di spade e un 10 di coppa al contrario. Sì, qui si tratta di fare una scelta, di prendere una decisione, come vi dicevo prima, di tagliare. L'asso di spade arriva per tagliare quello che non serve più. Potrebbe essere che prendiate consapevolezza voi stessi di qualche tipo di verità e qui l'indecisione, ok, i dubbi, le insicurezze siano proprio se cominciare o meno questo tipo di relazione, io credo questo tipo di unione. Andiamo a vedere il sole per piacere, grazie. Abbiamo il Papa al contrario e l'eremita. Wow, 2 arcani maggiori. Io credo che qui la carta del sole indichi il fatto che si trovi il proprio sole interno, il proprio sole interiore, perché abbiamo anche l'eremita che parla di introspezione e io credo che, visto che il sole parla di purezza d'animo, di genuinità, di bambino interiore, io credo che qui ci sia anche la possibilità, attraverso l'espansione che porta il sole ad agosto, per qualcuno, credo che sia proprio una questione di fare un viaggio interiore che possa portare ad una chiarezza mentale. Qui abbiamo la carta del Papa. Io credo che per molte persone il Papa al contrario faccia riferimento al fatto che non c'è un reale riconoscimento, magari proprio della relazione, magari per molte persone è appena iniziata questa conoscenza, sì, c'è appena stata questa dichiarazione e magari l'asso di spade parla proprio di quello, parla del fatto che a luglio qualcuno potrebbe ricevere una dichiarazione. Ci sono girate anche queste due carte. Però ecco, ci si sta un attimo chiedendo se fondamentalmente è meglio rimanere così, io credo, o se ufficializzare questo tipo di relazione. Perché comunque il Papa al contrario è sempre qualche cosa che non viene riconosciuto ancora, ok? Allora, per spiegare il 2 di bastoni abbiamo l'asso di pentacoli e il 4 di coppe e io credo che l'indecisione sia proprio se stare lì dove siete o se cominciare questo nuovo percorso con l'asso di denari. Io vi dico che nel periodo estivo le potenzialità a livello di esplosione proprio del cuore ci sono. Il dubbio vi entra a settembre, secondo me, perché qui si tratta veramente di fare un passo, e difatti poi abbiamo la carta del carro, si tratta di fare un passo per avere questo nuovo inizio, ma ci sono molte persone che io credo siano in questa fase di indecisione proprio perché non vedono tutto quello che gli sta intorno, non si rendono conto veramente di quello che è intorno a loro. Sono focalizzati solo su quello che hanno davanti e non su quello che c'è intorno, quindi è un po' come vedere a metà delle possibilità che ci sono. Andiamo a vedere la carta del carro per piacere, grazie. Abbiamo un fante di pentacoli, abbiamo un 7 di coppe e abbiamo un'altra volta la carta del sole. Sì, ragazzi, qui si tratta di focalizzare l'obiettivo, di capire che cosa volete, perché giustamente avete un fante di denari che parla di qualcuno che si applica anima e corpo a una relazione, a un progetto, a qualche cosa. E qui abbiamo un sette di coppe che in molti casi parla di quelle che sono le proiezioni, quindi e comunque anche il sole mi parla di entusiasmo, anche di impulsività, quindi quello che vi dico è, ok, andate con il carro per la vostra strada, prendete una decisione perché comunque in questo momento sento che molte persone hanno tante cose per la testa. Con questo sette di coppe che alle volte parla di possibilità, ma alle volte parla anche di illusioni, potrebbe essere che qui, ma sento che forse è più
in questo caso riferito alle possibilità che potrebbero aprirsi effettuando questo movimento di cui parla il carro. Perché comunque avendo di nuovo il sole si parla anche qui di espansione. Diciamo che il fante di denari mi fa capire che vi siete o vi state o vi starete, meglio detto, focalizzando su tutte le possibilità che potreste avere o che vi si prospettano davanti, magari proprio con questa persona o magari sul come instaurare la relazione. Però guardate ragazzi, si va comunque anche qui verso quello che è l'espansione, ok? Andiamo a vedere la morte per piacere, grazie. Abbiamo un 3 di coppa al contrario e un 10 di spade. Qui sento che potrebbe essere una sorta di rigenerazione perché il 10 di spade comunque è l'arcano minore della morte, secondo me. E con questo 3 di coppe al contrario io credo che si lascino indietro determinate influenze, determinati mi verrebbe da dire condizionamenti, perché il 3 comunque di coppe fa riferimento agli amici, come anche il sole d'altro canto. E qui potrebbe proprio essere che qualcuno decida di lasciare dietro qualche amicizia, ehm, qualche parere mi verrebbe da dire, perché comunque la morte porta dei tagli, è la fine di un ciclo, è l'inizio di un altro ciclo. Abbiamo anche poi questo 10 di coppe. Andiamo a vedere il 10 di coppe per dicembre. 8 di pentacoli. 9 di spade al contrario e un 8 di coppe. Allora, io credo che qui si tratti di allontanarsi da certe quotidianità, mi verrebbe da dire. Perché comunque avete un 8 di pentacoli, c'è qualcuno qui che ha bisogno di dimenticarsi certe dinamiche, ragazzi. Perché il 9 di spade, al contrario, parla proprio di quello che è il ricordo del dolore, ok? E l'8 di coppe parla di qualcuno che ha bisogno di fare un ritiro spirituale, di prendersi un momento, è la carta del ricercatore, quindi c'è bisogno di fare un lavoro profondo, perché qui c'è ancora quello che è il ricordo, come vi dicevo prima, di quello che è un dolore passato. Comunque, vedo che è una seconda parte dell'anno, direi bella, direi proprio bella. Avete comunque la carta degli amanti qui, quindi mi parla di un amore corrisposto, di un amore in armonia. In effetti qui finiamo anche con quello che è un 10 di coppe. Quindi quello che sento è che davvero ci sarà un compimento e come vi dicevo già all'inizio il matto è un arcano numero 0. Parla sì di nuovi cicli, ma per avere l'inizio di un nuovo ciclo bisogna anche chiuderlo un altro. Quindi parla anche lui di compimenti. Vi faccio presente che iniziate con un asso e finite con un 10. È come se ci fosse questo ciclo di conoscenza di questa persona o anche di voi stessi, perché comunque abbiamo due carte di introspezione. Ma sento che per moltissime persone sarà una nuova relazione. Abbiamo qua questo cavaliere di coppe che entra nella vostra vita, potrebbe essere rappresentato da questo cavaliere di, scusatemi, da questo fante di denari. Sì, comunque guardate, quello che sento che migliorerà a fine anno è proprio la vostra quotidianità. Abbiamo anche una carta di lavoro, quindi potrebbe essere che per qualcuno si inizi a creare quello che è una collaborazione magari proprio con il vostro partner o la vostra partner. Diciamo che ci sarà un movimento verso l'autunno, ok? Ci sarà un movimento in qualche tipo di direzione, una scelta effettuata, la chiusura di un ciclo per iniziare quello che è un nuovo ciclo di appagamento. Bene, andiamo a vedere gli angeli del cuore. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, i commenti, le condivisioni, quindi grazie davvero a tutti quanti. Fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Io credo che qui faccia riferimento a delle credenze limitanti che
che la religione comunque crea. Vedi, adesso io sono cattolica cristiana, quindi parlo per il tipo di religione che conosco io. Io non so che tipo di religione seguiate voi, ma potete fare i vostri abbinamenti. Nella religione cristiana, per esempio, ci insegnano che per avvicinarsi a Dio bisogna soffrire, che la sofferenza avvicina a Dio. Il che io credo che sia, questo è un mio personale parere, credo che sia un po' una strumentalizzazione della Chiesa, perché in realtà Dio è amore. Quindi perché ci dovrebbe far imparare attraverso la sofferenza? Se Lui è amore, per andare verso di Lui bisogna andare verso l'amore. Però ripeto, questa è una mia personale lettura della cosa, ok? Prima di tutto ama te stesso e vediamo che qui ci sono gli amanti, anche gli amanti parlano di amor proprio. Il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti. E poi abbiamo fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia. Ma avete 2 volte la carta del sole, eh? La carta del sole è una carta che parla di fiducia, quindi io sento che non avrete grosse difficoltà a dare fiducia a chi se la merita. Ok? Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi per la seconda parte del 2022. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi auguro una seconda parte dell'anno splendida. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!